Ragazzacci, buonasera, buonasera, siamo tornati, siamo vivi ancora, è stata dura. Oggi vi porto un mano liberista affilatore, Guido Sarno. Non essere modesto, Guido. Grande Grazie, Guido. Sì, ragazzi. Un saluto a tutti i ragazzacci. Oggi facciamo qualcosa di un po' diverso, usciamo da... Ciao Aldo, usciamo dal solito die. Ciao Andrea. Sì, io ho già messo il laser. Vai, inizia. Guido ci fa vedere anche un pochino di affilatura. Lui affila... Rinfreschiamo un po' il Vesuvio. Antonio, ciao. Oggi ragazzi ho tirato fuori un paio di occhiali vecchi che avevo un po' più piccoli. Questa cos'è? Questa è una lunette. La uso solo acqua per non mettere troppe cose in mezzo e non sporca troppo. Vai, inizia che lui gli voleva dare in live una ripassatina. Ciao Simone. Ciao Simone. Si vede? Sì, perfetto. Guido riesce a affilare anche sulla mano. Io se non l'appoggio le pietre sul supporto non ce la faccio. Va bene Simone, non ti preoccupare, grazie per essere entrato comunque. Abbiamo un amico dal Brasile. Il portoghese non lo parlo, lo spagnolo sí, pero entre italiano y español algo entendemos también por portoghese. Allora ahí va il grande Guido.
Allora Guido, mentre te lì stai affilando, io approfitto per bagnarmi la mia barba di 3 giorni e mi metto un pochino di prebarba, un pochino di prebarba della ProRaso blu. Ciao Stefano. Ciao Stefanone. Non pensavo di avere questa tensione stasera in live. Invece il seguito del gringo si fa sentire. Ora ragazzi, io vi dico una cosa, io vado dietro un pochino a Guido stasera. Oh, grandissimo Tarenzi! Ciao Andrea, la dedica a te sta live. Sì, dedicata a Andrea, lo vogliamo rivedere presto, però capisco dopo il video che hai fatto, Tarenzi, sicuramente ti ci vorrà un pochino per tornare a fare i video. Con calma, tanto noi ti aspettiamo, siamo qua a divertirci. Allora ragazzi, io non me la sono mai fatta la barba di 3 giorni con il mano libera, mi sono sinceri. Non penso che ci sia tante differenze con una barba di un giorno, però è la prima volta che attacco una barba così lunga con il mano libera. Però stasera per divertirci. Sì, grande Guido. E Guido ha un canale YouTube dove ha fatto dei video di affilatura e di tecnica per sbarbarsi con sciavetta e mano libera, no? Alla fine. Si chiama rasatura semplice, no? Sì, sciavetta, rasatura di tutti i tipi. Ci manca solo multilame. Esatto. Guido ha una bella mano rispetto alla mia. Io gli vado dietro stasera. Rimarrò un po' indietro, però vabbè, guardiamo. Cercherò di stare al tuo passo. Io ho preparato un filarmonica, però per la prima volta l'ho ripassato su pasta verde del Mastro Livi. C'ho un pezzo di cuoio attaccato su una tavolozza di legno e la settimana scorsa ci avevo messo la pasta verde del Livi perché seccasse, ora era bella secca. Non so, ho provato. Gli ho dato una 20-30 passate per il lato sulla pasta verde. Ho visto che è diventata nera. Sicché mangiare ha mangiato, e al microscopio ho visto che ha lucidato un sacco il filo e l'ha stirato ancora di più perché era un po' sciupato il filo. Stasera lo provo, se funziona, se no c'ho il rasoio di ricambio, c'ho quello del GDA di Sbarba, il D'Astolfo, se no vado con quello, che quello sono sicuro che è bello affilato. Comunque vediamo, perché se funziona per ripassare il filo è un attimo. Guardate la manino sulla pietra. Ciao Davide. Davide sarà uno dei prossimi che mi accompagnerà in una live. Anche se mercoledì prossimo spero di non farmi la barba in live, se no di portarvi una persona molto cara a me, che lei non si fa la barba, è una donna, però penso che vi interessi per le tante domande che mi fate. Poi vedrete. Un'intervista. Fai un'intervista? Sì, a una donna lei non si fa la barba, penso. Il marito sì, se la fa. Però vediamo, ancora non è sicuro per il prossimo mercoledì. Ciao Luca, benvenuto. Allora io intanto sto aspettando che sono un po' stretto per far vedere tutto quello che faccio. Si vede, sì? Sì, perfetto. Quante passate gli dai? Le conti o vai all'incirca? No, vai. A sentimento, cerco di coprire tutta la lama. Finché non ti stanchi. No, sì, bravo. Ciao Sergio. Allora, te mi hai detto che usavi la Palmolive, vero? Sì. Verde o rossa? Verde. Verde, d'inverno, bella, verde, 2 gradi, che c'è da te, va proprio, Sì, con l'acqua calda è balsamico. No, però è bella. Io vado con ProRaso, ragazzi. È single blade, cipressa e vetiver. Mandava. È un po' indurita, perché è tanto che non la uso qua. Basta che li idrati, subito parto. Sei pronto? Non lo so, fai vedere un attimo. Canta. Va. Vedi, sì, il problema di non usare queste cose, guarda, si è indurita, guarda, non esce da... Sto da morire. Non esce. Meglio così però, così è andata meglio. Questo che rasoio è? È il Puma.
Ah, beh, il Puma è tanta roba. Guarda, ce l'avevo anch'io il Puma, quasi quasi, se lo sapevo che usavi il Puma prendevo anch'io il Puma. Sul manico nero. Sono belle lame, belle lame. Non esce, non esce, non esce. Guarda come rimane diritta. Io la palmolive l'ho messa qui dentro, vedi? Vai, lo prendo abbondante. Prendo una tirata. Ah, l'hai messa dentro come ha fatto Tarenzi, che ha messo la Proraso dentro il... Sì. La ciotola della Proraso. Ah, lo premetto, ho avuto la febbre tutti questi giorni, oggi mi sono ripreso un attimo, quindi se mi vedete sanguinare non ci fate caso, tanto sto qua per godermela con Francesco Sì, e non sì, potevo siamo entrare live. Io vado come faccio uguale, lo stesso procedimento, sciolgo in ciotola. E ti sto copiando. Allora, acqua calda, il resto che è avanzata. Te come fai per pulire il rasoio? Usi carta, lo passi sotto l'acqua, come fai? Lo passo sotto l'acqua, però sì, lo passo sotto l'acqua e poi l'asciugo bene, facendo attenzione di non bagnare il codolo. Ah, ok. Vabbè, se si bagna non si distrugge. No, non gli fa niente. Io ho visto che non gli fa niente. Basta poi asciugarlo bene. Io gli metto un goccino di olio, quello da coltelli giapponese, l'ho trovato su Amazon. Non mi si è ossidata ancora il primo rasoio. Acqua calda? No, a me si è ossidato solo il primo rasoio che ho preso, il dopo, quello nuovo, nuova concezione. Allora, io sono pronto, vado con pennello. Io prelevo. Sto pennello sta fermo da un bel po' di mesi. Soc misto, maiale tasso. È un pennello perfetto, comprendo un po' tutti quel pennellino che c'hai. Oh, spettacolo. Non la posso tenere sulla la shuttle perché è piena d'acqua. Mi si è annacquato il sapone ora, mi è cascata l'acqua dentro. Sto pennello mangia parecchio, quindi ci do un altro po' di sapone. Allora, io non mi bagno la faccia perché ce l'ho bella annacquato il sapone. Ciao Tommy! Ciao Tommaso! Tommaso è un grande del mano libera, vedi? Lui c'ha una bella mano anche. Tutti i giorni lo usa. Però in live lui non ci viene nemmeno se gli pago. E come mai? È un vigliacco, ha paura. Con la stessa ciotolina ci metto l'acqua dentro per inzuppare il pennello ogni tanto. Guido consuma acciaio, sì sì, ha già fatto fuori un gol dollar. Già. Se l'è magnato. C'è troppa acqua. Già mi sento alzato, vedi? Sì, tanta roba. Ma poi è un pennellino che non richiede attivazione. Io perlomeno non gli ho fatto niente. Dopo 2 o 3 barbe era già morbidissimo, le punte non fungano per niente. Te come lo fai il sapone per il mano libera? Parecchio liquido, normale? Lo lasci come capita? Quando c'è mano, vero Guido? Sì, quando vedo che si ammorbidisce abbastanza sotto e vedo che non stresso troppo la pelle perché comunque ne esco da giorni di febbre. Certo. No, anche io sono stato male e la pelle comunque si sta un po' riprendendo. Già con il Dio. Senza paura di bagnare. L'unica cosa che non so come mai, passandomi la lametta qua sulla bocca, mi escono fuori dei brufoli, mi si irrita la pelle, non so come mai, non so se è dovuto ancora al problema di quello che ho avuto della febbre. Allora Guido, io ho già scoramellato, sono già pronto, io parto. Vai. Te vai più veloce di me, se no... No, me la prendo con calma, tranquillo, tanto. Allora, scusate ragazzi che sto usando gli occhiali, so che è brutto perché ci picchia la luce, ma sono troppo lontano dallo specchio, ho più di un braccio e non vedo niente, se no va a finire che mi taglio, anche se mi danno un po' noia, però vediamo. Allora, vediamo come va questo filarmonica passato su pasta verde di Mastro Livio.
Allora, tagliare taglia benissimo. L'unica cosa che il sapone, secondo me, l'ho fatto un po' troppo, gli manca un po' d'acqua. Ciao Claudio. Ciao. Allora, il rasoio è venuto fantastico, È venuto fantastico il rasoio. Ora qui mi danno gli occhiali. Io pure sono abbastanza ciecato. Guardate ragazzi, non so ora se con questa videocamera si vede, però Si vede. Guardate come taglia, è una cosa eccezionale venuto. L'unica cosa che non ci ho pensato, ho preso il rasoio più grosso che ho, 8 ottavi, e con gli occhiali mi dà un po' più noia. Se prendevo uno più fine magari mi dava meno noia. Sì, io già ho pronto il 4 ottavi. Si sente come suona, sì, è vero. Sì. Io non l'ho scaramellato ancora il rasoio, però... No, cioè, l'ho scaramellato all'inizio, però non ci ho dato troppo di caramella, solo per pulirlo dalla pietra. Guardate come barba di 3 giorni, come la porta via, sembra burro. Ho visto che bagnando la lama scorre meglio in mano libera. Già. Te ce l'hai il filarmonica? No. Io non lo so se, sai, io ho poca esperienza. Mi sembra un acciaio abbastanza morbido. Sicché con la pasta verde ho fatto un attimo. Stasera gaviscono a gratis per qualcuno. Gaviscono. Si vede? Porca miseria. Dai, direi che è affilato abbastanza. Conta che è quasi non tagliato, appena l'ho preso. Cioè, appena ho preso in mano. Comunque la lama del Puma è tanta roba. Io ce l'ho dei tedeschi, è uno di quelli che mi piace di più. Io sto andando contropelo con una mano sola, perché stasera sto un po' così libero. Stai già facendo contropelo? Ho fatto direttamente contropelo qua e qua. Qua sotto, vedi? Sì. E ci sta domandando Casareino se il gold dollar fa la barba. Ha voglia se la fa. E lui l'ha finito un gold dollar, la filava tutti i giorni per imparare, si faceva la barba. Me lo sono portato pure in vacanza. Io ce n'ho 5 o 6. Il problema del gold dollar è che a volte ti viene o la lama torta, è un casino, però per il resto una volta affilato, certo non è un filarmonica, ma ci si fa la barba. Cavolo. Il sacro rotolo. Io fra vederti a te e guardare i commenti non so nemmeno cosa sto facendo, se mi sto facendo la barba. Comunque è un po' cruda la luna senza solo acqua, cioè è proprio cruda come lama, però taglia parecchio, cioè già non c'è più niente. E ho fatto solo il collo, ora vediamo zona baffi se mi uccide oppure no. Ciao Gregorio. Ciao. Prendiamo un po' di misura. Ho il graffio del gatto. Ho lavato il gatto, ma ha massacrato. C'ho il terrore di fare basette storte. Ah, a me non me ne frega niente. Se le faccio storte poi le indirizzo con la macchina per fare capelli. Allora, verso del pelo io avrei finito. Io ho quasi finito in generale. E sono partito prima. No, ma io penso faccio della sola passata con questa lama.
Allora, verso del pelo il rasoio è favoloso, ora però viene il difficile, viene il traverso, vediamo come va e poi il contropelo. Comunque ti dico una cosa, se fossi un youtuber da mano libera mi farei crescere il pizzo, Beh, sì. Il rompimento di scatole con mano libera farsi il pizzo. Ma parecchio, eh. Il 99% dei tagli te li fai lì. Almeno io che ho poca esperienza. Mamma che ansia. No, io sto andando abbastanza comodo, quindi anche perché sta lama affilata così mi fa parecchio paura. È proprio si sente, cioè non si sente, però si sente che è cioè, che ti può tagliare da un momento all'altro. Guarda. Mamma mia, la barba come il burro. Allora, il rasoio è venuto uno spettacolo, veramente. Incredibile con la pasta verde. Ma si vede che questa pasta verde dell'Ivi mangia un sacco. Grazie ragazzi, grazie, mangia un sacco perché è diventata subito nera. Mamma quanta barba. Ma No, pure io... la parte gialla, se non sbaglio, è trattata, vero? Come? Anche la parte gialla del... Sì, la di cuoio anche, ma mi spiegava Tommaso Guerrini che anche quella mangia e me lo spiegava anche Caccamo. Qua sta andando diretto contro pelo, con barba lunga. No, io non posso. Io non c'ho mano, sai cosa faccio io anche sotto la gola? Me lo passo 2 volte verso del pelo per cercare di togliere il più possibile Lo so. e poi Mi vado in vedo i tuoi video. contropiede, se no non ce la faccio. Sto cavolo di Puma, appena fai un po' di pressione, ti frega. È peggio dello sciavette, più pericoloso. Io sono innamorato di filarmonica, fra i vintage, non lo so. Io ho una passione per... Il casino è che costano, mi fanno pagare troppi soldi. E Sì, poi il tipo di acciaio è difficile trovarli in buone condizioni. perché è un mercato richiesto, dai. Io per comprare un Puma, un filarmonica, suggerisco che uno se si dovrebbe far mandare anche le foto al microscopio, perché guarda, questo si vedeva un NOS, però al microscopio c'ha il pitting, è mangiato l'acciaio. Sì, non puoi mai sapere. Non lo vedi dalle foto, non c'è vetro, lo vedi solo al microscopio. Non puoi mai sapere. Comunque prende una filatura fantastica, eccezionale veramente. Sì. Ce ne ho 3 di filarmonica, uno meglio dell'altro. 2 li ho comprati in Romania, me l'hanno dati a buon prezzo, però stanno in condizioni insomma normali. Allora, attraverso direi che è andato senza tanti danni. Graffio del gatto non l'ho riaperto. Allora mi bagno e si va a cercare di fare un po' di contropelo.
Ragazzi, buoni saponi diciamo d'artigiano, sicuramente, grande post rasatura e tutto. Comunque anche la ProRaso, ragazzi, è tanta roba, guarda, farsi la barba montata in 2 minuti. Guarda Claudio, io ho iniziato col Covid a usare questi attrezzi, ero solo di... Sono partito con... Primo passo mio, sono partito con Chavette Artist Club con lame con la guardia, quelle con i dentini. Poi Artist Club senza dentini. Poi ho preso lo Chavette mezza lametta, ma già dopo di questo, che uno ha fatto la mano, puoi andare tranquillamente a mano libera, perché questo con la lama senza dentini assomiglia a un mano libera. E puoi imparare senza farti tanti danni. Guarda, io non pensavo, anche con la sinistra riesco già un pochino a dominarla. E lo uso veramente poco io lo Chavette mano libera. Saranno 2 o 3 barbe massimo al mese, ma forse non le faccio nemmeno. Specialmente ora che faccio i video. Quello che ti suggerisco è guardare video come per esempio quelli di Sarno, di Guido. Non vuole venire Izzi. E vedere i movimenti, quello è importante, imparare i movimenti, ecco. Mamma quanta barba. Comunque ti dico una cosa, quando il rasoio è bello affilato, Francesco, ma il bagno al gatto non si fa? ma massacrato, ma anche qui sulle mani, mi ha ammazzato. Che poi questo gatto io l'ho preso già adulto, ben adulto, aveva 6 mesi all'incirca, dalla strada, sicché c'ha un carattere tutto particolare. Una volta ogni mese gli faccio il bagno, ma è una tragedia. Stavolta poi era nervoso, veramente mi ha massacrato. Ciao ragazzaccio, ciao Bruno. Allora ti dico una cosa comunque, quando il mano libera è bello affilato, anche in contropelo sotto la gola è un piacere. Il problema è quando non è affilato bene. Oggi mi sono fatto, guarda, il contropelo sotto è stato un piacere veramente. Oggi mi tremo un po' la sinistra. Vabbè, sei stato con la febbre tutta la settimana. È vero. Poi i nervi della diretta, non ti credere, No, è venuto fantastico il rasoio, Guido. Se stavi in Italia te lo mandavo, perché così mi davi il tuo giudizio. Guarda, va, ha fatto un contropelo spettacolare. Senti va, mamma mia, medaglia. Sto vedendo le basette, se so pari. No, ma si vede che hai fatto un bel lavoro, Con la sinistra mi rimane difficile il contropelo delle guance. Sotto il collo non tanto, mi rimane difficile farmi il contropelo della guancia destra, con la mano sinistra. Ah, sì, sì, sì. No, è venuto favoloso la storia, veramente. Sti peletti biondi sulle labbra. Ok. Non è facile farselo qui, col mano libero e con lo sciavette, qui sopra il labbro, vero? No. Difficile, sì. Io ho visto l'appeso di traverso. Sì, sì.
Occhio però, occhio. Occhio a farsi fuori il naso. Sotto al naso si può fare con la presa del diavolo, con la presa, come si chiama? A filatone. Fammela vedere com'è. Ah, aiutandosi con l'altra mano? È vero, vai più sicuro, perché se ti si impunta con una sola mano corri il rischio di andare su e portarti via il naso. Però devi sempre tenere a mente che fai questo giochetto qua, Francesco, a uscire, capito? Sì, Perché se vai dritto come dici se te. vai dritto per dritto si pianta. Ottimo, veramente, guarda, sono liscissimo sotto il naso, bravo. Che cosa l'ha affilato il nostro Francesco? Sai che come non avevo voglia di affilare perché sono stato bene in questi giorni, poi avevo un sacco di cose da fare. Questo è un vecchio filarmonica e ha discrete condizioni, però lo avevo messo sul microscopio, Bruno, per prepararlo per oggi, visto che insomma il filo era un po' graffiato, un po' sciupato. Avevo preparato la settimana scorsa su un pezzo di cuoio attaccato su una tavolozza la pasta verde del Mastrolivi e l'ho passato lì a scoramellare e dopo una decina di scoramellate ho visto che la pasta è diventata subito nera, come quando affilo... Guarda un contropelo, già sono rosso. Vabbè, la pelle che avevi della febbre. Sì, sì. E ho visto che mangiavano, gli avrò dato ma forse una trentina di scoramellate e la pasta verde è diventata nera, l'ho guardato al microscopio e un filo perfetto, tirato, lucido. Ho detto, boh, lo lascio così, ho solo scoramellato sul cuoio, favoloso. Io ho finito. Guancia destra con la mano sinistra. E sì, vado così di contropelo. Questa è la guancia Così destra mia con la mano e sinistra. così. Non faccio il contropelo giusto per farvi Con la mano destra non ce la faccio a farmi il contropelo di qua. Faccio un piccolo contropelo, ma penso che mi ammazzo, solo per far vedere un po' con la mano sinistra. Anche perché sono liscio. Una passata con mano libera rende lisci, ragazzi, soprattutto se vai contropelo diretto in alcune zone. Tarenzi, stiamo parlando di contropelo, certo, se devo farmi il verso del pelo vado con la destra sulla guancia destra, però stiamo parlando di contropelo. Questa è la mia guancia destra, mo vado con la sinistra, sperando di non fare figura di... perché è già tirata la pelle. Allora, sì, ormai. Il rasoio lo impugni in maniera che ti trovi più comoda e l'indice comanda. L'indice e il pollice, no? Comandano a uscire. Sì, no, sotto il collo vado benissimo. Lo puoi impugnare così, quando arrivi alla guancia, vai inclinato leggermente così, capito? Più di così, e tieni la pelle e accompagni mano a mano, guarda. Arrivo qua, abbasso, e tengo. Sì, anch'io metto la lingua per gonfiare. No, senza gonfiare niente, senza neanche esagerare, guarda. Non gonfio così, che sennò si impianta la... Devo rendere la zona abbastanza liscia. Ho capito. La prossima volta provo. Comunque, bella sbarbata, sì, Valdo, guarda, veramente... È sempre uscire, Qua sotto il collo manca un pochino, zona branchie. Sì, brevemente. Dovrei starci un altro pochino. Mamma mia, ragazzi. Comunque, poi se il pelo cresce di così, si piega e si fa la stessa cosa che ho fatto all'inizio sbarbata. Aspetta, faccio vedere. Vado stavolta con la mano destra, non vado con la sinistra, e per fare il contropelo in quella zona metto il pollice quasi all'inizio lama, blocco e vado a uscire, capito? Faccio così e tiro sopra. Sì, li faccio uguale io. Vedi?
Antonio, mi fa tantissimo piacere, è l'idea del canale, guarda, ho iniziato a fare i video per trasmettervi la passione, farvi conoscere i prodotti, non voglio insegnare niente a nessuno, per insegnare, vedi, porto gente che sanno usare i prodotti, come Guido col mano libera. Ragazzi, questo è per compartire la nostra passione, passare un'oretta insieme per divertirci, questo è l'idea. Ma sì, anche perché cioè, non è Senza una cosa... interessi economici, nessun interesse economico assolutamente, sicché vi dico Palmolive, Omega e mano libera, vintage. Non c'è nessun interesse economico dietro. Francesco, ma se io volessi mettere il sapone Proraso delle ciotole, fatelo dire da Tarenzi, lui l'ha preso e l'ha messe lì dentro le ciotole, non so come ha fatto, se le ha messe a bagnomaria o se le ha semplicemente messe schiacciate. Magari se è attaccato ti risponde Tarenzi ora. Io non l'ho mai fatto, però ho visto che lui Basta ha messo 3 ciotole dentro il barattolone, il ciotolone della Proraso. Te come hai fatto, Guido? L'ho spremuta dentro la ciotola. Ah, Poi, quando tu fai passatempo, visto che sono molto liquidi all'inizio, prendono loro la forma del barattolo, capito? Non c'è bisogno di schiacciare. Se invece devi uniformarlo, prendi un cucchiaio, lo poni al centro e vai a rendere omogenea la superficie, no? Te lo usi l'allume? Sì, ma lo uso. Ah, io metto un pochino d'allume. Così divento Bordeaux stasera. Ho preso troppa crema. A bagnomaria, vedi, Tarenzi lo fa Davide. Ah, Tarenzi è molto meticoloso. Ragazzi, vi dico una cosa, una volta avevo un sapone duro, lo volevo mettere in ciotola, però la ciotola era più piccola di diametro. Ciao Domenico! E mi è venuto in mente di metterlo nel microonde. Non vi dico il casino che ho fatto, perché Ciao! come il sapone da barba deve essere che è molto ricco di grassi, 10 secondi nel microonde è diventato liquido il sapone immediatamente, però è entrato dentro la forma, è diventato liquido, poi si è seccato, si è raffreddato, è diventato duro. Ora, non so se si sciupa il sapone, io l'ho usato, ha funzionato bene. Però vi dico, state attenti se usate il microonde, perché come hanno tanti grassi e molta acqua, immagino, anche il sapone, anche se quello era un sapone veramente pasta dura, si è sciolto subito, è diventato liquido. Pensavo molto peggio sulle labbra, mamma mia, invece no. Allora, a me un pochino... Un po' di rosso, però non brucia a me. Sì, Davide, hai visto? Tarenzi ti ha risposto, lui l'ha messo in bagnomaria, li ha ammorbiditi e poi li ha messi dentro alla ciotola Proraso. Se non sai come si fa il bagnomaria, guarda su YouTube qualche cuoco che insegna a fare il bagnomaria. Ma sì, metti una ciotolina sopra un pentolino. Allora, io ti sono onesto, rispetto a quando uso IDE lo sto sentendo di più l'allume, Immagino. Comunque, a parte un piccolissimo red point che mi sono fatto qua sotto, che è normale per me qui in questa zona, la sbarbata, ragazzi, è stata veramente fantastica. Io ho esagerato un po', mi sono fatto prendere la mano, però Vabbè, neanche mi aspettavo. Te hai fatto il maestro. No, neanche mi aspettavo che fosse così affilato il rasoio. Pensavo un po' meno, visto com'era la condizione di partenza. Invece subito ha preso il tagliente. E gli togli di più l'acqua. Lo so, che ci metti? Ah, Proraso. Bruno, però io non lo sapevo, ho fatto la prova, si è sciolto subito, una cosa pazzesca, è diventato liquido, deve essere per i grassi che hanno, non lo so. Io metto una cremita tanto. Vai, così, perché allora, c'è un po'... Io non ce l'ho, della Proraso non ce l'ho. Ciao Simone, dall'Inghilterra, grande. Mi ha dato un po' di sapone dentro il naso, mi sta facendo impazzire. Io non ce l'ho della Proraso, uso questo Final Vetiver. Tanta roba. Sono bombe alcoliche. Allora, brusciore direi di no, un pochino appena zona baffi.
Ma ormai l'allume, il bruciore me l'ha tolto. Io non ce l'avevo il bruciore, me l'ha fatto venire dopo. Comunque tanta roba, dai. Sono contento, era la prima volta che mi facevo in live la barba con il mano libera, vai. Con gli Io sono occhiali. contento della prima live che ho fatto in generale, l'ho fatta... Ti ringrazio per aver accettato l'invito. Mamma cosa bianco. Guarda che ho accettato pur non sapendo di poterci essere. Poi all'ultimo mi sono sentito bene e ho fatto... Perché no? La invitata che avevamo per oggi anche gli avevo proposto, poi dopo ho parlato con te e mi hai accettato. L'hanno operata il 9 di una ernia, gli ho detto no, meglio di no, non si sa mai. Facciamo le cose. Ma commenti non arrivano piallate da paura. Grazie Luca. Grazie Luca, sì, veramente guarda, il rasoio mi ha sorpreso, veramente affilato così, ripassato, via, non è affilato, ripassato sulla pasta verde mi è piaciuto tantissimo. No, guarda, è tanta roba sta pasta verde. Non lo so se l'hai vista la foto, la misi dopo averlo passato sulla pasta verde sul gruppo di Telegram, era venuto perfetto veramente. Sì, ha cancellato tutti i marchi di affilatura. Ciao Aldo. Comunque preferisco la belga gialla come dolcezza a tutta questa prepotenza, diciamo, della Lione. Con l'Ardesia, se ci passi parecchio, sì, con la belga avrei fatto tranquillamente 3 passate, ma così non è servito, diciamo. Comunque, a parte di tutto, anche con Prorase e Palmolive, allora ci si fa la barba. Cazzo. Anche se uno non sa usare gli strumenti. No, ma sono gli strumenti che ti invogliano a migliorare, capito? Certo. Se tu usi uno strumento che non ti voglia migliorare, non migliori. Certo, devo essere onesto, avendo usato Proraso e avendo usato questo, come si chiama, questo aftershave molto alcolico, che questo lignitivo c'ha poco, la pelle la sento leggermente un pochino secca. Sicuramente, come hai fatto te, che ci hai messo una cremina, ci sta bene, no? Ci vuole. Questa è più consigliata di giorno, perché c'è pure la protezione, lo schermo solare. Invece senza è meglio, perché così di notte non dà problemi, non occlude pori, sta tranquilla la pelle. Io ho questo campioncino di... come si chiama questo? Castelforte. Ok. Vado a buttare la barba. È stata una bella sbarbata, sì. Quando ho in mano libera, ragazzi, beccate l'affilatura, perché ora c'è chi, immagino Mauro Mauri, l'affilatura, un Guido Sarno, l'affilatura magari di 100 gliene esce bene 99, però nel caso mio devo essere onesto, magari di 10 me ne escano bene 5. Bene, me ne esce 1 o 2, va bene a me. Oggi l'ho beccata, però oggi ho beccato quella perfetta, È il rasoio che fa la differenza, secondo me. Quando più sono messi in geometria, meno sforzi devi fare per azzeccare tutti i movimenti. No, io devo affilare appoggiandomi sul tavolo, così come fai te a mano. Se faccio così, lo sciupo il filo, sono sicuro. Sì, ma io mi ricordo le prime volte che lo facevo, allora lo sfondavo. Grazie Simone, grazie. E Bruno ha messo che sì, sono tanta roba questi Castelford. Vi dico, a me i saponi, per me sono rimasti un po' indietro. Dei saponi inglesi mi tengo le profumazioni, che sono fantastiche, tutte, mi piacciono tutte. Però gli aftershave e le creme, guardate ragazzi, me la sono messa anche abbastanza e sono già completamente secco. È come se non mi fossi messo niente e la pelle, ragazzi, ora la sento perfetta. Sta fantastica, sono veramente tanta roba. Il sapone, insomma, non è che, non lo so. Comunque mi sono accorto di una cosa, io già non sapevo parlare fluentemente su YouTube, però in live è proprio difficile parlare mentre ti sbatti. Soprattutto quando devi vedere le basette se sono alla stessa altezza. E poi leggere i commenti è ancora più difficile. I commenti abbiamo Izzy.
Guarda, io mi sono fatto la barba e non mi ricordo se me la sono fatta, perché fra vederti a te e leggere i commenti io andavo, non lo so cosa facevo. No, veramente, è stato molto, molto bello, molto... Pensavo molto più stressante, invece è stato piacevole. Sì, sì, sì. Vai Ma Claudio, ti aspettiamo, sciavetta e mano libera. Dai retta, incomincia con... Prenditi un clone cinese. sì, so più maneggevole. Le lamette sì, ti consiglio di prendere quelle buone, non prendere le cinesi perché si tagliano, però insomma è meglio Io iniziare. ne ho usata una cinese per 8 barbe. All'ottava barba c'è anche il video sul canale con la barba lunga. Mamma come strappava, era in mano libera, non scuramellato. Sì, il problema delle cinesi è quello che magari del pacchetto te ne esce una un pochino meno efficace, sicché non hai esperienza, non sai se sei te, se è la lametta. Per questo io Mi è suggerisco successa la stessa cosa con le Helios. per iniziare è meglio partire con le lamette buone e un clone va benissimo. Mi è E successo lo poi stesso con le Helios, che mi è uscita una non troppo buona. a me E sai con quale lametta mi escano tante così fallati? Con le russe, le mm, Boskov e le Sputnik. Sputnik. Con queste due marche mi escano, non dico un'esagerazione, però rispetto a altre 2 marche su 3. No, vabbè, 2 su non 5, tanto dai. così, però ti dico, No, mi trovo bene, escono io mi trovo bene trovati. in tutte le lame. Per esempio con le Gillette non mi è mai successo di trovare una lametta che non funzionasse, non importa se sono le Nasset, se sono le Platinum, mai trovata una Gillette che non tagliasse bene. A Però me una volta è successo, e sono le mie preferite, le Naset e le Super Iridium sono le mie preferite. Le Naset, la prima che provai era fallata. era Ho fatta. detto, ma come? Sta uno su YouTube che gli durano 300 barbe. A me mi Cioè, piacciono a morire, le Nasset sono fra le mie favorite. Ciao Bruno, grazie per essere stato con ciao noi. Bruno, c'è nel timbro rasatura semplice, Naset e Wizard. Sono approvate. Un bel bagno al gatto, mi ha massacrato, non so se si vede, mi ha No, fatto, ti qui mi ha messo distruggo, ragazzi. 2 unghie e poi mi ha acchiappato anche la mano con la zampa di dietro, perché è un disgraziato, non c'hanno Sì, una... sì, scalciano. Si è girato e mi ha acchiappato, quando poi si è girato mi ha preso anche qua, mi ha ammazzato. Sì, perché Bastardo. ti prendono e scalciano. È morto. E poi ora ha preso a mordere, ora quando vuole mangiare morde, ha sempre fame, sicché mia moglie ha paura, ha tutte le gambe morse. È un No, bastardo. no, diventa pure cattivo. Va bene, allora Bruno, Guido, ci abbiamo praticamente un'ora e vedo che Izzy non mette più domande, sicché Bene, penso che ci siamo all'incirca. Diamo i saluti. vabbè, Allora, io ti ringrazio tantissimo per avermi io accompagnato, ringrazio. grazie per i consigli, li metterò in pratica nella prossima sbarbata. Qual è E, quello? sì, quello del naso. BBS anche al gatto. Ce l'ho il rasoio per il gatto. Stirling piastra super aggressiva. Una sola passata in contropelo lo metto a BBS. Quello del video degli iscritti là che facesti. Va bene, allora ringrazio anche Francesco Izzi per la regia, che grazie a lui è che riusciamo a fare tutto questo. Ringraziamo anche Basilio, perché se non c'entra niente. Anche Basilio lo ringraziamo. Va bene, e grazie anche a tutti Ciao voi. Andrea, Ciao Andrea, riprenditi presto, ti aspettiamo e ancora grazie Guido. Ci vediamo. grazie a te. Ciao Flavio. Ciao a tutti.